Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Con questi bei funghi, che cosa ci farò? Ci farò un bel risotto perché lo avete decretato Sì, voi. avevo fatto delle domande su Facebook e come meglio condire questi funghi e ha vinto il risotto. Allora, io una parte ovviamente li ho già lavati e puliti, questo ve lo volevo far vedere intero per scena, diciamo. Di cosa abbiamo bisogno? Ingredienti per 3 persone, di un 3-4 etti di funghi, porcini, galletti, ovoli. Io in questo caso ho i gambi degli ovoli e i porcini, perché le teste degli ovoli le ho usate per fare un'altra ricetta che però andrà ad integrare questa. Una cosa così, Vedrete. Vedrete. Intanto voi mettete un bel like a questo video, vi iscrivetevi alla pagina e se vi va seguiteci anche su Instagram, vi metto il link in info box. Allora, andiamo ad iniziare sempre con gli ingredienti. A parte i porcini che vi ho già detto, mettiamo circa 3 pugni di riso, quindi un pugno a testa, dipende dalle mani, se le avete grandi o se le avete piccole, quindi io direi all'incirca un 3 etti di riso, ok? Poi abbiamo qua 50 grammi di burro a basso contenuto di colesterolo, userò un quarto di cipolla, di tropea, bionda, bianca, gialla, verde, come volete voi, e un uovo. Ovviamente poi mi servirà anche un pochino di parmigiano. Perché dico ovviamente? Perché per noi è ovviamente, poi se a voi non piace il parmigiano non lo mettete. Del sale, chiaro, questo ci vuole. E del brodo, perché senza il brodo vegetale, o anche il brodo di carne, ma io per i funghi vi consiglio il brodo vegetale, Se non serve a niente. non viene saporito e poi comunque ha bisogno, il risotto ha bisogno di liquido. Quanto? Circa 750 grammi, ok? Che io già ho pronto. Grammi? Grammi, ml, più o meno, Ok. insomma voglio di grammo più, grammo meno. Quindi, come primo step vado a pulire l'unico fungo sporco e ci rivediamo qui tra un attimo a funghetti fatti a pezzetti e cipolla già affettata. Eccoci qua. Allora, siamo sui fornelli, abbiamo messo la cipolla e il burro, la metà del burro. E adesso facciamo dorare un pochino la cipolla, dopodiché andrò ad aggiungere i funghi a pezzetti. Eccoli qui. Ok? Ecco, tra un po' ci si aggiungevano da soli. Oppure faccio prima tostare il riso e poi metto i funghi. È la stessa identica cosa. Come preferite voi. Io posso fare in entrambi i modi, perché comunque Lo so fare. no, nel senso sono talmente teneri questo tipo di funghi che si può fare. Se fate un risotto con il pledus o i cardoncelli, ma i cardoncelli già sono teneri, ma più che altro ecco quelle famose, come si chiamano, orecchie d'elefante, mi sembra qualcosa del genere, non ce la fate, quindi quelli andranno prima cotti a parte e poi dopo messi dentro il riso, ok? Faccio dorare la cipolla, ci vediamo tra un attimo. Allora, ho messo il riso e adesso lo sto facendo tostare, poi aggiungerò i funghi fatti a dadini. Successivamente, una volta amalgamato il tutto, metterò il brodo pian piano. Ho aggiunto i funghi, adesso aggiungo una presa di sale, poi piano piano aggiusteremo sia di sale che eventualmente di parmigiano qualora voi ne voleste mettere oppure no, ok? Qui c'è la lingua stasera. Ok, direi che è ben tostato. A questo punto vado a mettere il brodo e metto una parte, poi piano piano aggiungo l'altro, ok? Mi raccomando, abbassate il fuoco, andate a rovistare nel pentolone di tanto in tanto, coprite, se no il brodo evapora tutto, e ogni tanto, ripeto, andate a mescolare.
Eccoci qua, ci siamo quasi. A questo punto metto il restante burro. Il brodo l'hai messo tutto? Il brodo l'ho messo tutto. Vado un pochino a mantecare e poi metterò il segreto di famiglia, l'uovo. Vi dovete sbrigare a mescolare, se no diventa una frittata. Per noi aggiungo anche un pochino di parmigiano. Spengo il fuoco. E ci vediamo per l'impiattamento. Che ci hai messo sopra? Ho messo sopra delle chips di ovoli fatte al forno, non fritte, e dei fiori di zafferano. Wow! E adesso ti tocca l'assaggio, ti tocca. Vai. In questo modo i funghi nel risotto rimangono belli compatti ed è molto piacevole al palato sentire i pezzetti di funghi sotto al palato. Ok? Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a Ciao. tutti!